Sì? Sì. Ok, arriviamo subito. Siamo tornati. Buongiorno! Buongiorno cari nomadi. Che disturba lì. Guardate cosa c'è qua. Il condominio è arrivato a 8.000 questa mattina, grazie a tutti veramente. Stiamo costruendo nuove unità abitative per tutti quelli che sono rimasti fuori, C'è posto per C'è tutti. tutti. A parte le solite battute delle balle mattutine, partiamo. Ci sembra la giornata perfetta per partire, quindi con questa fantastica notizia passiamo il confine. Forse. Io incrocio le dita. Perché non si sa mai cosa succede. C'è un rumorino al motore che non mi piaceva, però andiamo avanti lo stesso posto. Dopo, ciao. Confine di Stato. È passato il cartello Slovenia, così veloce. Benvenuti in Slovenia. Cosa sei, corsivo? Primo stato, ma forse oggi ne facciamo anche due. Prima gradita sorpresa, abbiamo trovato il gasolio che da 2 euro è scesa a 1,650 ed è appena al confine, quindi non so se mantiene sto prezzo o scenderà ancora. Border control che non c'è più. Magari il border della Slovenia. Quindi adesso c'era già il cartello della Croazia. L'abbiamo già fatto? Secondo paese di questo viaggio ho fatto così. Rallentiamo un attimo. Dobrodozli. Dobrodosli. Dobrodozli. Se la vivra prove in slaki. Adesso traduci pure questo. Non inventare parole. Non ho inventato, vai a vedere il filmato e traduci. Cugino di Mouse, amico di Dado Star. Ciao, finalmente siamo partiti. Siamo entrati nei Balcani e adesso siamo nella prima penisola. Non è proprio la prima, in teoria ce ne sono altre prima, però quella un pochino più grossa, che si chiama Krk. E siamo
in territorio croato. Abbiamo già passato 2 confini. Ora abbiamo preso le biciclette, siamo venuti a fare un bel giretto per prenderci un bel gelato e insomma iniziare questa avventura. Però tanto vi faccio vedere il porto. Quest'isola di Krk, che non c'ha vocali, che non so neanche come si pronuncia, Il codice fiscale di Krk, ha una cittadina a sud che è tipo la capitale di quest'isoletta, che si chiama anch'essa Krk. Però le città in Croazia hanno tutto un doppio nome, ce n'è anche per questa isola. Il suo nome in italiano, diciamo, è Veglia, quindi lo trovate su Google come Veglia. Perché una volta questo qua era territorio italiano, fino a Fiume sicuramente, ma probabilmente anche questa, quindi è per quello che sono tutti doppi nomi. Mauri ha intravisto una stradina segreta. Una gelateria. Ah, scusa. Praticamente siamo in questa specie di, chiamiamolo casco antiguo, perché noi li chiamiamo così, in italiano direi centro storico. Budello, esatto. Ci addentriamo in queste stradine lastricate molto carine. Donna Marina, a te l'onore di entrare nel mio piccolo castello. Non so se è un castello, secondo me è una chiesa. Devi sempre rompere i coglioni. Allora. Wow. Ti dico una curiosità. Il castello che abbiamo appena visto è il castello appunto di Krk ed è il castello chiamato anche di Frangipani. Sono capace di leggere il cartello, non è vero, neanche questo ho fatto, me l'ha detta Marina, me l'ha suggerito. La grossezza delle mura. C'è questo castello che ovviamente faccia sul mare e dietro c'è tutta la città che è fortificata all'interno delle mura della città. Questo è lo spessore del muro e dà al mare, insomma. Quindi... Per quello che abbiamo potuto vedere è una bella cittadina turistica, ci sono tantissimi locali notturni, oggi vabbè una temperatura perfetta, quindi un buon compromesso perché non c'è la massa turistica, le attività sono ancora belle aperte e quindi è un ottimo, ecco, vediamo in questo stagione qua sembra bello, ecco. Vediamo poi i prezzi. Sono le 5 ma Mauri controlla già i menù per stasera. No, sto guardando. Scemo sei. Molto carina, somiglia a una città medievale, ha tantissime cose romane, però con degli influssi forse bizantini, ma non sono sicuro. Anche guarda questo chiostro meglio, questo pozzo centrale della piazza che è uno spettacolo, caro meglio. Cos'è che hai detto? Latino. Ma da quando tu sei latino? Beh. Dai? Signorium Scaralus Trifurus Clario Quantum Sontum. Latino. Quando fai sapere Omtum Amtrum. Dai. Non vi abbiamo mai spiegato come siamo arrivati a prendere la decisione di una strada piuttosto che un'altra. Sì, dobbiamo spiegarvi come mai siamo finiti in Croazia, perché l'ultima puntata, per caso. Così, non sapevamo. Allora, l'ultima puntata eravamo fermi a Trieste. Esatto, da amici. E il dubbio era se andare in Slovenia, poi in Ungheria e poi proseguire di là, o se andare verso sud e fare la costa. Esatto, la prima difficoltà era capire quali erano gli stati, la geografia e dove erano, quindi già quello è stato un'impresa. Capito com'era la geografia di quella zona, ho detto ok, sopra o sotto? No, adesso a parte le battute, più o meno, c'è stata realmente da prendere una decisione in base, primo il tempo, perché siamo ovviamente in ritardissimo, però stiamo entrando in ottobre, e quindi ci sono piogge, ci sono ondate di gelo che possono arrivare. C'era capitato anni fa in Ungheria di essere lì
per un weekend lungo da amici, siamo arrivati con 11 gradi e siamo partiti con -6. L'autunno si era trasformato in inverno. Cosa? Ma dall'oggi al domani, E con può nevicata capitare. anche, se non Sì, sbaglio, può con nevicata. capitare. Quindi per evitare che Bruto rimanga bloccato su qualche montagna, mi hanno detto facciamo la costa, che comunque è un pochino più mite. La prima difficoltà nel fare la costa era la Slovenia. Perché? Perché la Slovenia ha una sorta di francobollo per autostrade. Si chiama vignetta ed è molto costoso, è da comprare prima di entrare in Esatto. autostrada. Se ti beccano in autostrada, magari sei entrato anche per sbaglio e non hai quella roba lì, sono multe. E sinceramente comprare questo abbonamento di un anno sostanzialmente per attraversarla non ci sembrava il caso. Però analizzando siamo riusciti, e non è semplicissimo, a trovare il percorso per evitare l'autostrada e niente, abbiamo deciso di andare in quella zona lì. Poi abbiamo sconfinato in Siamo arrivati appunto in Croazia, Croazia. però saltando la parte di Capodistria. Ok. Sia la Croazia che la Slovenia hanno una difficoltà, che era un dubbio che avevamo, che è difficilissimo parcheggiare, anzi in teoria è vietato parcheggiare col camper e dormirci dentro, quindi sei obbligato ad andare in camping. Nella costa c'era anche l'Albania, che ha un punto di domanda, nel senso che uno, l'assicurazione del mezzo non la copre, quindi avremmo dovuto fare una copertura, o faremo una copertura quando entriamo in Albania per l'assicurazione del mezzo. Schede telefoniche, banalmente anche lì noi ne abbiamo bisogno, non è coperto il roaming con le nostre schede telefoniche, quindi questo era un altro dubbio che ci faceva propendere per l'interno. Quali stati faremo nel scendere sulla costa non lo sappiamo ancora, quindi questi erano i dubbi grossi di fare questa strada. Però l'abbiamo scelta, quindi stiamo venendo verso sud sulla costa della Croazia. Il tempo è previsto bello per questa settimana, quindi direi che in questi giorni visiteremo la Croazia, che non è chissà quale meta esotica, però con Bruto noi non sappiamo mai Le mete esotiche. dove arriviamo, no? Gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Fatto sta che vabbè dai, la Croazia ormai è meta di turismo da decenni, ok? Noi però non siamo mai stati qua. La Croazia non è mai stato un paese che noi abbiamo visitato, è meta dei nostri sogni, però insomma è comunque Europa, devo dire che il primo paesino che stiamo visitando è carino, è molto Europa, ecco, quindi non è che diciamo è nei sogni di noi senza capo. Diciamo che noi nei nostri viaggi prediligiamo delle mete in cui possiamo scoprire delle culture, delle architetture o dei paesaggi molto diversi dai nostri. Non che non ci piacciono questo tipo di panorami, però c'è una barriera grossa che lo stiamo riscontrando proprio nelle prime ore, la lingua, nel senso che noi parliamo italiano, inglese, spagnolo, qualcosetta di francese. Per fortuna ad oggi ho cercato di comunicare in inglese, ci siamo riusciti, però ovviamente non è così fluido come per noi lo spagnolo o l'italiano. certo, per adesso anche solo leggere i cartelli stradali diventa un problema perché non si capisce nulla. Nessuna parola è simile. Marina mi ha detto oggi mi sento ignorante, io tutto l'anno. Analfabeta mi sento perché non so leggere nessuna parola per il momento. Io tutto l'anno è così, quindi. Comunque niente, una parola l'avevi imparata, l'hai detta prima in macchina. Me la sono già scordata, vedi? Va bene niente. ragazzi, oggi la prima giornata di Croazia Sì. e di spostamenti direi che finisce qua Ce la siamo presi con calma, adesso gelato. e ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi, noi abbiamo dormito qui come prima notte, di fianco al campo di calcio di Veglia. Il posto è stato tranquillissimo, non eravamo neanche da soli, c'era anche un altro camper e siccome è ottobre è anche gratis. Siamo sulla statale, adesso c'è un po' di rumore, ma questa notte è stato silenziosissimo. La sfida di questa Croazia sarà riuscire a fare il viaggio in Libera, perché come è scritto da tutte le parti, in tutte le guide, la Croazia non consente il campeggio in Libera. Però è anche vero che da ottobre in poi molti campeggi sono chiusi, quindi dicono che la polizia chiude un occhio. Visto che Marina aveva già detto cosa è successo ieri, io vi dico dove andiamo adesso. Allora, non so se si vede, ma noi siamo qui sopra. Facciamo il giro, stiamo scendendo sulla costa. Andiamo a Tatigna Beach, penso che si pronunci così. Qua ragazzi i nomi sono veramente uno spasso da pronunciare. Si chiama così.
Tatigna. Carlo Bag. Che sembra essere una delle spiagge più belle sulla costa ed è giusto a metà fra, diciamo così, dove siamo adesso e Zara. Più o meno. Sono circa 2 ore e mezza di strada, anzi un pochino più della metà. L'idea è quella, visto che questa zona è bella, fa caldo, eccezionale, magari ci fermiamo lì 1 o 2 giorni. Ne approfitto per farvi vedere che cosa, che noi usiamo Google Maps per viaggiare e sto testando, sotto il consiglio di un amico che sicuramente ci sta seguendo, questa applicazione qua. Si chiama Road Lords, è un navigatore in collaborazione con Sigi, con TomTom, con diverse aziende che fanno, diciamo, sistemi GPS di tracking e navigazione in generale. La cosa particolare è che in Italia non si può scaricare, è su Android e allora bisogna fare un piccolo trucco, posizionare il proprio account in Spagna per esempio e da lì si può scaricare. Sto testando perché questo è uno strumento ottimo, perché puoi mettere le dimensioni del mezzo, 6 euro, 5, 3, 2, 10, 50 e noi non lo mettiamo l'euro perché praticamente ci farebbe andare da nessuna parte, però gli riesce a dare altezza, larghezza, lunghezza, riesce a dargli le caratteristiche del tuo mezzo e lui ha, diciamo, delle ottime informazioni e ti fa evitare quelle che sono delle zone dove insomma col tuo mezzo non ci arrivi o avresti delle difficoltà. Per adesso non si è quasi mai sbagliato, ci sono delle differenze, le ho tutte e 2 accesi, devo dire che per adesso insomma non ha funzionato, ecco. Però non fidatevi al 100% che è ancora in test tutto. Bene, io direi che adesso posiziono la cosa e andiamo. Siamo arrivati a Playa Do Sol. Siamo arrivati a Playa Borjumesh. Vabbè, la playa di prima l'avete capito comunque. Adesso scendiamo, l'ho visto, dietro lì si può parcheggiare per la notte, però ci sono già 2 camper, quindi non so, dovremmo decidere. Adesso andiamo giù che faccia. Vuoi fare il bagno? Non lo so, quando sento l'acqua te lo dico. Cioè, la scala più pericolosa del mondo. Tutti gli scalini sono diversi. L'acqua è talmente calma che non fa neanche un'onda. Allora, siamo arrivati a Tatinia Beach, detta anche Carlo Bag, che deve essere il nome del paese qua di fianco. L'acqua è cristallina e davanti a noi ci sono delle isole, infatti sembra quasi un lago. Le isole davanti sono tutte le isole della Croazia, che abbiamo scoperto essere più di 1000, perché le ha contate Mauri. Sei fuori, avvisami, non mi hai neanche avvisato. È calda? Bellissima. Perché sono così? Perché Maria molla. Marina, a parte che abbiamo fatto la doccia e volevamo aggiornarvi un attimino su una cosa importante. Abbiamo fatto delle modifiche alla doccia, abbiamo fatto il serbatoio come avete visto, la stiamo provando, grandi risultati, si scalda prima, tiene la temperatura molto di più questo serbatoio. Quindi Marina direi contenta. che sono molto contenta. Faremo una puntata Beavis and Butthead, quelli di MTV.
Allora, faremo una puntata relativa alla doccia. Tu vai avanti. Solo per parlare della doccia. Sì, in cui vi spiegheremo questi upgrade che abbiamo fatto, che sono stati più di uno. E raggrupperemo anche un po' di domande che mi sono state fatte direttamente sulla doccia, probabilmente perché non è stata spiegata bene. La spiegherò ancora da cane, quindi faremo 10 minuti in una puntata. Non ho inserito nulla di nuovo, solo cambiato dei componenti. Quindi adesso vado a mangiarmi 2 patatine, una birretta col tramonto e ci vediamo alla prossima. A domani. Ciao. Ciao. Avevamo già salutato, però poi siamo usciti a fare un giro e c'era un negozietto proprio truce, una cosa piccola, e abbiamo comprato Delle cose. deve essere patè, adesso le assaggiamo. Il problema è che non si capisce proprio la traduzione. Butch? Ma sì, chi se ne frega. Quello che non ammazza ingrassa, io ne sono l'esempio. Devo assaggiarlo così in diretta? Buono, non so cos'è ma buono. Prosciutto cotto. È uno spuntì, Quindi uno è prosciutto e uno è tonno? Qualcosa del genere. Ma i nomi me li devi dire però. Trena e Caiana. No, secondo me sono pollo e prosciutto. C'è il gatto di fuori che mi ha fatto gli occhi dolci. Abbiamo appena scoperto che sono le scatolette per i gatti. Un gatto mi faceva gli occhi dolci. Stanotte. Buongiorno mondo, siamo a Carlo Pago. Lo dico io perché tanto Mauri non lo sa. Volevo dire, volevo fare la battuta. Dai. Ehi, buongiorno, stanotte io non pago, ha pagato Carlo. È vero, perché siamo a Carlo Pago e non abbiamo pagato il parcheggio, che in teoria era da pagare, però non si paga. No, non è vero, dal 1° di ottobre molti parcheggi stiamo guardando che sono praticamente free. Levano le macchinette o le coprono e basta. Allora ragazzi, oggi andiamo a... Dai, te l'ho detto prima, fai a Zara. un piccolo sforzo. Ragazzi, oggi andiamo a Zara, ma non è Zara dello Satures in Spagna. Andiamo a Zara in 2 ore più o meno di curve, anzi senza più o meno, 2 ore completamente di curve, perché è tutta costiera la strada, non esiste neanche un'autostrada, sappiatelo. O meglio, esiste ma molto interna. Dopodiché cercheremo tanto un posto per stanotte, poi dobbiamo fare la lavatrice, poi insomma tutte cose che a voi non me ne frega niente, però io ve le dico. Con questo panorama niente male, partiamo. Ragazzi, vogliamo parlarvi di un piccolissimo problema linguistico. Allora, noi siamo al supermercato e vogliamo comprare un peperone, ok? Non sapendo come si chiama il peperone e non essendoci una scritta sopra il peperone, dobbiamo capire dai cartelli quale tasto schiacciare per la bilancia. E purtroppo non lo possiamo capire perché leggiamo e non si capisce niente. Questo vale per tutte le verdure, che hanno dei nomi incomprensibili. Poi capiamo che probabilmente il peperone si può chiamare pachiragne, però siamo qua e i cartelli sono questi. Eccolo là. Ok, può essere, va bene. Non si capisce niente. Siamo arrivati a Zara oggi pomeriggio. Adesso siamo venuti qua a vedere il tramonto in un posto particolare. C'è un molo davanti a, diciamo così, la città vecchia, dove ha una particolarità. C'è una sorta di piano, flauto, organo, ok?
che funziona con l'acqua del mare. Nel senso, il moto delle onde purtroppo è abbastanza piatto, praticamente spinge l'aria in alcune canne che sono qui sotto al molo e ogni tanto senti adesso non so che musica faccia, però non credo nessuna musica, a parte sottofondo di uno che sta suonando il sax, è anche molto bene. Ora vi faccio vedere anche il nuovo metodo di trasporto che stiamo utilizzando, che devo dire ottimo, perché abbiamo parcheggiato leggermente fuori, vicino alla polizia, e questo metodo di trasporto ci permette di venire nel centro 10 minuti neanche, per 3 km di distanza, e sono le nostre biciclette. Con sottofondo delle flauti magici qua. Speriamo che si sentano nel video che ho fatto prima. Se non si sentono fanno uguale. Quindi adesso il sole è andato giù e ovviamente sarà una lunga serie in questo viaggio di tramonti, qualche alba forse, la becchiamo? Credo, sarà difficile. E adesso noi andiamo a mangiare, perché stasera Marina mi ha promesso che mi faceva mangiare un bel hamburger, perché oggi ho mangiato solo un'insalatina, quindi sono già a dieta. Avete capito? Sì, poi la bicicletta, le passeggiate, non lo vedete deperito? No, deperito no, però a lungo andare qualche chilo si perde. Ti sconfermo anni 80, benvenuti in questa magica notte piena di svago e divertimento. Benvenuti. Ma cambia che colore! Dai, fai l'apripista, va? Che apripista, guarda, vanno tutti a dormire. Nonni, andiamo a mangiare, c'ho fame. E via, verso il panino! Guarda come scatta adesso! Ragazzi, non ditelo a nessuno, ma dietro noi c'è la polizia. Non è bello. Giorno number 2 in questa valle desolata. Ieri dopo la musica anni 80 ci siamo mangiati un hamburger 4 strati. L'ho digerito, senza problemi. Oggi andiamo di nuovo in zona centro, nella piazza 5... Non appoggiare alla bicicletta che fai traballare tutto. Sembra che siamo in un terremoto. Nella piazza 5 Pozzi. 5 pozzi. Andiamo ancora al centro. Ci sono 2 o 3 cosette da vedere, niente di che. Dopodiché l'idea è quella di mangiare. Sempre. Senti che i fagioli che ho fatto. Questa mattina alle 10 cucinavo fagioli neri, non so perché, ho avuto voglia di fagioli. Vabbè, mangiamo qualcosetta quando rientriamo, quindi penso verso le 2 più o meno. E poi c'è un paesino qua vicino con una spiaggia carina, però parcheggi sono veramente difficili, quindi cercheremo di vedere se riusciamo a trovare un parcheggio, se no andremo avanti. Ciao. Perché qua vicino alla polizia siamo sicuri e si sta bene, tranquilli, dormito discretamente, da mezzanotte in poi, prima c'era un po' di movimento. Però non è che sia tutto sto panorama qui, ecco, quindi diciamo che vista la città che è piccolina. Esatto. Poi devo dire una cosa, bicicletta elettrica a seguito, ragazzi, tanta roba, riusciamo, cioè mi viene quasi voglia di vedere tutte le città. Vabbè, andiamo. Vedremo. Non lo so, no, però la trovo figa. Siamo all'interno di una città romana, questi sono ancora i muri, ma la particolarità di questi muri è che ci sono ancora i fori delle cannonate. Se guardate questa, depressione, e questo che addirittura è stato bucato, si vede che appunto era una città fortificata e hanno cercato anche di prenderla. Detto questo, in questa piazza la particolarità è che ci sono 5 pozzi
risalenti al XVI secolo. Se guardiamo da questa parte qua ci sono ancora della parte che appunto sono i bastioni, dove insomma sono conservati molto bene, e vabbè, poi ci sono locali dove fanno anche spettacoli. Guarda. Si dice che questi 5 pozzi erano molto preziosi perché era l'unica fonte d'acqua della città. Risalendo dalla piazza che abbiamo visto prima c'è la porta d'ingresso della città. Come si può notare sopra la porta d'ingresso c'è il tipico leone veneziano. Questa in effetti anche dalla forma, e si vede dal bastione esterno, è classica fortezza veneziana col suo porticciolo interno. Questo qua è il bastione veneziano, questa è la porta d'ingresso col leone. Pensate fosse una chiesa? Non lo è. Questo qua è il Corps de Garde, o meglio anche il corpo di guardia, o meglio ancora era il punto di controllo d'accesso dal porto, costruito nel XVI secolo come i pozzi, ed era sostanzialmente un controllo, come dice il nome, di quello che era tutto all'interno della città vecchia, perché le mura sono qua a pochi metri, e serviva sostanzialmente per controllare l'accesso, niente di più. Per dimostrare che era roba italiana anche questa, c'è una vecchia cartolina che riproduce com'era sta piazza. Purtroppo gli edifici sono stati demoliti prima della seconda guerra mondiale, ed è scritto in italiano. Con questo splendido sottofondo musicale che il copyright qua se ne frega perché è cantata live. Speriamo. Esatto. Guardiamo la chiesa di San Donato. Risale addirittura al IX secolo avanti Cristo. No, Non ma c'è. che avanti Cristo? Ah, non c'è Cristo, è vero, avanti un altro. Vabbè, dopo Cristo, sbagliato. Davanti a questa chiesa ci sono i resti di un foro romano che adesso andiamo a vedere. Non è che aggiungo molto, è una chiesa. Allora, dimmi il Corinzio. Oh, ci siamo con i capitelli come Esatto. a Volubilis. Esatto. Dove sono? Questa è una colonna, non è un capitello. Non ci sono i capitelli, testina. Ragazzi, Sant'Anastasia, cattedrale, chiesa dove celebrano ancora messe oggi, cosa bruttissima, ci fanno pagare 3 euro l'ingresso, non puoi fotografare, non puoi fare nulla. La trovo una cosa sgradevole, diciamo così, però chi vuole andare a vedere queste cose ci vada. Siamo arrivati al mercato comunale di Zara. Adesso Marina va a fare un giro perché io guardo le biciclette e ho visto che c'è uno che ha il guanciale, la carbonara. Già, alla prima, vediamo se. Allora, questo è Samuele. Cosa sta dando? Cos'è? Ah sì, quello lì. Uno? Questo è di carne. Prendiamo anche uno di carne. Sì. Bene, oggi cosa mangiamo? Oggi un pranzetto veloce e leggero, abbiamo fatto prosciutto e melone, ma abbiamo comprato anche una delle cose tipiche della Croazia, ovvero il burek. La cacca. Non è una cacca, si chiama burek ed è una pasta sfoglia ripiena di varie cose. Noi oggi l'abbiamo trovata con la carne e poi, siccome ci siamo sbagliati a chiedere e non sapevamo più come dire di no, abbiamo preso anche quella con le mele dolce. Uno strudel fatto a forma di cacca. Sembra la merda degli emoticons. Informazione tecnica, dicono che è difficilissimo trovare l'acqua in Croazia, ma ai distributori la trovate potabile e gratis. L'acqua abbastanza grande. Wow.
credo che a breve ci metteremo qui. Ci siamo fermati in un paesino che non sappiamo il nome, perché non è un paesino, nel senso che sulla costa sì, ci sono 4 case, ma si vedeva un bel parcheggio, e confermiamo un bel parcheggio, libero davanti alla spiaggia, una spiaggia di ciottoline. Adesso andiamo a fare un giro. E allora abbiamo detto, ma perché non ci fermiamo a prendere un po' di sole? Adesso vabbè, sono le 4, quindi magari domani, magari facciamo un paio di giorni di stop, di relax dalle grandi città e dalle fatiche fatte in bicicletta, ci rilassiamo un paio di giorni, tanto fretta non ne abbiamo, visto che il sole è ancora caldo, ci sono 27 gradi, quindi direi che va più che bene. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao ragazzi. Siamo tornati. Guida bene? Vuoi da bere? Guida bene, minchia, ma è sorda. Ragazzi, qui l'età, ma come cazzo, ma Roma per Toma. Non vi abbiamo mai spiegato come siamo arrivati a prendere la decisione di andare a cagare. Dai, inizio io. Come prendere? No, come prendere? Aspetta che devo anche prendere il pettine. Guarda per l'occasione. Vediamo un po'. Faccio una riga da parte. Sì, qualcuno in mezzo. Quella del tipo bisonte, no? Insegna alla tua bambola che puoi fare quello che vuoi. Tiriamoli su, va? Che non ti si può guardare così. E tu stai riprendendo, lo so. Sei una merda. Questi sono muri romani, siamo all'interno di quello che sono dei resti della città. Ma porca, ma perché? Perché hanno trovato il modo di far casino e si divertono a far casino, su e giù, su e giù. Allora, come vedete